Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi sarà una sessione molto rapida e soprattutto dedicata a degli applicativi pratici, nonché alternativi rispetto a ciò che viene solitamente trattato sull'intelligenza artificiale e negli altri webinar che state sicuramente vedendo in giro, visto che è un argomento caldo, di carne sul fuoco su questa tematica ce n'è veramente tanta, e di novità da un punto di vista tecnologico innovativo ne escono quasi tutte le settimane. Questa settimana poi è stata veramente ricca di spunti e di lanci. Quindi Marco, il nostro relatore, il nostro data AI specialist, ci racconterà quella che è la nostra esperienza come Dai Flowing nell'ambito dell'intelligenza artificiale. O quantomeno ci proviamo. O quantomeno ci proviamo, ma con la tua competenza e la tua vena ironica sicuramente. Chi siamo innanzitutto? Partiamo da Dai Flowing. Dai Flowing è una PMI innovativa, nata nel 2016, con la mission di affiancare le aziende nella trasformazione digitale, partendo da delle soluzioni basate principalmente su tecnologia Microsoft e offrendo dei software ERP. La tecnologia Microsoft su cui lavoriamo principalmente è quella di Dynamics 365, in quelle che sono poi le soluzioni principali dedicate soprattutto al mondo del finance, del sales, del marketing, e si arriva poi a delle soluzioni customizzate, personalizzate, basate sempre su tecnologie appunto innovative. Quindi la possibilità che offriamo al nostro target e al mercato di riferimento, che principalmente è quello dell'industria 4.0, è quello di offrire appunto delle soluzioni sempre avanguardistiche. Ecco perché il webinar di oggi, la possibilità quindi di raccontare la nostra esperienza, seppur ancora in sviluppo, su quella che è l'applicazione della intelligenza artificiale. Dai Flowing si pone comunque l'obiettivo di studiare continuamente ed essere sulla cresta dell'onda, da di qua anche un po' il nome stesso dell'azienda, cioè un'azienda in trasformazione continua, perché la tecnologia per il nostro mercato di riferimento vuole questo. Quindi direi che lascio la parola a Marco e a quello che ci vorrà raccontare in questi 20 minuti gli applicativi appunto dell'intelligenza artificiale, quelle che possono essere in questo momento per noi le soluzioni da offrire al mercato. Ciao a tutti, grazie Alice. Nulla, come ha già anticipato Alice, cercheremo di fare una cosa abbastanza snella e molto pratica su quelle che possono essere alcune delle applicazioni potenzialmente semplici da sviluppare, che possono in qualche modo fornire del valore aggiunto, ottimizzare dei processi o rendere più snelli alcuni processi utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi sarà un qualcosa di molto discorsivo, non scenderemo nel tecnico né quando cercheremo come implementare le soluzioni, né sostanzialmente sulla parte di teoria. Però due paroline sull'intelligenza artificiale per inquadrare il problema dobbiamo dirlo, dopodiché secondo me è necessario fare una piccola digressione su come si approccia un progetto con l'intelligenza artificiale, perché l'approccio è leggermente diverso rispetto a un classico progetto di innovazione informatico, dopodiché scendiamo e vediamo qualche applicazione cercando di guardare anche aspetti diversi e tipologie diverse di intelligenza artificiale. Ok, quindi arriviamo alle nostre due paroline sull'intelligenza artificiale. Ok, allora, prima cosa assolutamente importante da dire è che l'intelligenza artificiale non è un qualcosa che riguarda il futuro,
ma è il presente. Cioè, già oggi esiste una grandissima quantità di applicazioni e sistemi che utilizzano sistemi di AI ed è già molto pervasiva nella nostra vita, quindi dall'ottimizzazione della fotocamera degli smartphone, quasi più della metà delle transazioni finanziarie ormai avviene utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, anche i reward dei giochini da cellulare, piuttosto che, non lo so, il suggerimento di quello che dobbiamo ascoltare su Spotify, di quello che dobbiamo vedere su Netflix o di quello che possiamo comprare su Amazon. Sono tutti dei sistemi che utilizzano intelligenza artificiale. Quindi è già molto pervasiva, non è un qualcosa che arriverà in futuro, ma è un qualcosa che già esiste ed è molto radicata. Ovviamente per poter parlare di intelligenza artificiale è necessario avere a disposizione dei dati. L'intelligenza artificiale si basa esclusivamente sulla disponibilità di dati. Questo è il motivo per cui in questo particolare momento storico sta esplodendo la questione dell'intelligenza artificiale, perché in questo particolare momento storico abbiamo tanti dati a disposizione che vengono generati da tantissimi sistemi, IoT, telefonini, automobili, sistemi di domotica, qualsiasi cosa, quindi abbiamo questa grande quantità di dati e questo rende possibile utilizzare sistemi di intelligenza artificiale. Banalmente, l'algoritmo che mi suggerisce quale film vedere su Netflix, no? È più preciso man mano che io continuo a vedere film su Netflix. Quindi più utilizzo la piattaforma, più la piattaforma sarà precisa nel suggerire quali sono i film che posso guardare. Poi, per fare un esempio completamente avulso alla realtà, qualcuno col tuo account guarda Love Actually e quindi tu torni a casa, vuoi vedere il film con i robottoni che si menano e passi 40 minuti a sfogliare commedie romantiche. Ovviamente questo è cioè, un esempio che non è mai capitato a nessuno, giusto per... Quindi, dicevamo, abbiamo tanti dati a disposizione, ma abbiamo soprattutto una grande quantità di capacità di calcolo, non nelle nostre case, ma chiaramente in dei data center sparpagliati per il mondo che noi chiamiamo cloud, banalmente. E al contempo abbiamo delle reti abbastanza veloci da consentire una comunicazione con questi data center e quindi offrire dei dati e delle risposte. Quindi quasi in tempo reale riesco a scattare una foto, il mio cellulare ottimizza la scena per avere la migliore qualità della foto, no? E quindi questo è possibile oggi, non era possibile 10 anni fa, già 5 cominciavamo ad entrarci. Quindi questo per capire dove siamo e perché oggi c'è tanto fervore sull'argomento. Secondo aspetto è che l'intelligenza artificiale, come si può vedere dal grafico che ho deciso di mettere, da questa serie di insiemi, è una questione molto articolata e molto complessa, quindi non bisogna confondere delle singole applicazioni che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale. Non lo so, parlando di GPT-3 ora 4 che è stata presentata la settimana scorsa, non è l'intelligenza artificiale, è uno specifico algoritmo di intelligenza artificiale che viene creato per una cosa specifica e questa cosa specifica è la generazione naturale di testo. Quindi ci troviamo all'interno del Natural Language Processing, che a sua volta è un sottoinsieme del machine learning, che a sua volta è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale. Quindi questa non è intelligenza artificiale, ma è un settore specifico dell'intelligenza artificiale demandata a un compito specifico. Questo è importante, non è pura filosofia, ma è importante per capire che se un'azienda vuole utilizzare dei processi di intelligenza artificiale deve individuare qual è il segmento e la tecnologia più utile per quello che deve fare. Non vale in assoluto intelligenza artificiale, perché vuol dire tendenzialmente tutto e niente. No? Ultima cosa, il pregiudizio, cioè in queste settimane, mesi, il mondo si divide tra le persone super entusiaste e l'intelligenza artificiale è la soluzione a qualsiasi cosa, alle persone super preoccupate l'intelligenza artificiale acuirà tutti i problemi dell'umanità. In realtà l'intelligenza artificiale oggi è uno strumento e quindi va trattato come uno strumento e che può essere utilizzato bene, può essere utilizzato male, però tendenzialmente va utilizzato, va concepito come se fosse uno strumento. Questo non sto dicendo che tra 20 anni non ci ammazzeranno tutti perché prenderanno il controllo di qualsiasi cosa, stile Matrix o altri film del genere, però oggi diciamo che il problema è relativo allo strumento e quindi a quello che si può fare con uno strumento. Quindi, finita la parte teorica, diciamo due parole su come si fa un progetto di intelligenza artificiale.
Perché a differenza di un classico progetto che vede l'analisi, dove individuo una specifica necessità dell'azienda, come assorbire questa necessità, quindi lo sviluppo di un software o di un'infrastruttura o di qualsiasi altra processo informatico, quindi il test e il deploy della soluzione. Poi ovviamente sappiamo tutti che questa linearità è un po' complessa perché l'analisi è lacunosa, i test sono fatti male, vabbè, ma questo ci concentreremo su altro. E invece nel processo di intelligenza artificiale è leggermente differente perché non va visto come una linea, ma è un processo circolare. Cioè la prima cosa da fare è chiaramente l'indagine, cioè capire sostanzialmente sono pronto per utilizzare l'intelligenza artificiale, ho dei dati a disposizione per poterlo fare, la cultura, la tecnologia, l'infrastruttura, quindi cominciare a capire se al di là della voglia di voler utilizzare la tecnologia ne ho effettivamente le capacità e la struttura. La seconda parte è l'acculturamento, perché come dicevo ci sono tanti pregiudizi intorno e quindi è assolutamente necessario spiegare alle persone quello che può fare, come lavora, come si interagisce con l'intelligenza artificiale, quali sono i risultati che si possono aspettare, ma una parte molto importante, che in realtà lo sarebbe anche nello sviluppo del software classico, ma qui in particolar modo, quelli che sono i rischi e i limiti, i rischi soprattutto sociali e legali. Quindi rischi sociali perché è inevitabile che un'implementazione di intelligenza artificiale richiede che alcune figure, per esempio, possono essere demandate a fare altre mansioni, perché queste vengono specificatamente demandate all'intelligenza artificiale, o legali, perché specialmente nella generazione di immagini ci sono delle questioni di copyright, quindi è assolutamente importantissimo che un'azienda sia consapevole che queste due faccende vanno un attimino smarcate. Dopodiché si torna un po' al processo classico, quindi individuare un responsabile interno, quindi qual è il processo che io voglio ottimizzare, quali sono i flussi che mi interessa ottimizzare e soprattutto se ho a disposizione i dati per poter fare questi flussi e che qualità hanno, perché poi il dato di per sé non vuol dire nulla, ma bisogna anche controllare se quei dati effettivamente sono qualitativamente buoni per poter cominciare il nostro progetto. Da qui poi la parte della definizione delle attività, quindi ehm, cominciamo a lavorarci, si implementano, si decidono quello che è il calendario dell'attività, ma una parte importantissima di questo è capire chi controlla i risultati. Cioè, a differenza del processo classico, visto che nell'intelligenza artificiale, nei progetti di intelligenza artificiale le regole le dà il sistema, non il programma, il vero problema è va verificato che i dati che io ottengo siano effettivamente congrui a quelle che sono le mie esigenze. Quindi serve assolutamente controllare la bontà dei dati e quindi si ritorna all'indagine, perché man mano che io genero dei dati e che questi dati sono a disposizione dell'intelligenza artificiale, nulla esclude che le regole possono cambiare, se cambia il mercato, se cambiano i clienti, se cambiano in qualche modo i miei prodotti o la percezione di quei prodotti a seconda del progetto che sto facendo, è necessario tenere d'occhio che l'output del mio sistema di intelligenza artificiale non vari nel tempo e che nel tempo possa divergere da quello che sono effettivamente le mie necessità. Quindi, a differenza di un progetto classico, è necessario mantenere una circolarità dove bisogna continuare a monitorare l'attività e capire quello che sta in qualche modo succedendo e se sta variando, il perché sta variando. Quindi passiamo agli esempi che abbiamo individuato per essere più o meno per capire cosa possiamo fare con l'intelligenza artificiale. La primo esempio che abbiamo portato non riguarda praticamente riguarda uno specifico segmento di intelligenza artificiale che è quello del riconoscimento quindi machine learning. Questo qui è un sistema che propone già Microsoft, è il Recognizer di Microsoft Azure, che praticamente mi consente di passare un'immagine dove rappresenta uno scontrino, in realtà c'è anche una versione per le fatture o altro, dove io praticamente posso acquisire direttamente le informazioni dall'immagine, quindi capire qual è l'importo, la data, dove è stato svolto, in questo caso si vede, questo è proprio l'output che dà l'API di Azure, quindi si mostra praticamente il campo che viene evidenziato, che riconosce come campo e quello che contiene.
Tra l'altro ho scelto apposta una parte in cui ha sbagliato a leggere lo scontrino, perché secondo l'intelligenza artificiale cricco, non cracco, proprio perché questo riguarda l'approccio che dicevamo prima, cioè bisogna sempre controllare la qualità dei dati da quello che è l'output, a differenza del resto. Comunque, leggendo automaticamente uno scontrino, si può compilare automaticamente una nota spese, questi dati sono a disposizione, possono finire su un ERP, in qualsiasi altro gestionale, un CRM o qualsiasi altra cosa, quindi automaticamente all'acquisizione di informazioni da una fotografia. L'esempio estremo potrebbe essere il Recognizer, sempre basato sulla stessa tecnologia, dove invece di fotografare uno scontrino faccio la foto a un prodotto e automaticamente mi dice se è in magazzino, se è disponibile, che tipo di prodotto è, mi individua i codici, eccetera, eccetera. È basata sulla stessa identica tecnologia, ovvero addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere da un'immagine e estrapolare delle informazioni. Esempio successivo, la creazione di una descrizione di un prodotto partendo da una scheda tecnica. Quindi qui, per generare questo output abbiamo usato GPT-3, in questo caso ChatGPT, quindi passiamo la scheda tecnica del prodotto e automaticamente il sistema è in grado di generarci una descrizione. Questo può essere utile per esempio per siti e-commerce o se ho necessità sul mio sito di creare una certa descrizione. La scheda tecnica molto probabilmente arriva dalla produzione e in questo caso si riesce a dare supporto al nostro ufficio marketing che mi fornisce una descrizione. La descrizione può essere customizzata in base alla tipologia di luogo dove essere pubblicata, quindi io posso chiedere che sia specificatamente formattata per un sito e-commerce, per Amazon, piuttosto che per altri social, piuttosto in base a quello che io suggerisco come output, lui automaticamente mi fa una descrizione più o meno congrua a quello che è l'ambiente in cui deve essere pubblicata. Sempre restando nell'ambito GPT, questa è particolarmente apprezzata da molte aziende, il fatto che partendo sempre dalla scheda tecnica di cui prima, lavorare automaticamente quelle che sono le FAQ da mettere sempre sul nostro sito, quindi le domande più frequenti e le risposte. Anche qui il sistema, l'intelligenza artificiale, riesce a capire quelle che sono le domande più frequenti sulla tipologia di prodotto e anche su dove si trova. Quindi se il sito è più larga diffusione, posso chiedere all'intelligenza artificiale di fare delle domande meno specifiche. Se sto pubblicando su un sito invece super tecnico, posso chiedere di elaborare delle FAQ un po' più tecniche destinate a un'interfaccia a un pubblico un po' più specialistico, specializzato, che quindi magari non gli interessa proprio sapere di che colore è il cavallo bianco di Napoleone, no? Cioè, allora, sempre restando lato GPT, questa anche è una funzionalità molto apprezzata, l'analisi delle recensioni. In questa immagine ho passato una recensione, in questo caso riguarda la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, e ho chiesto al sistema di dirmi se la recensione è positiva, se è negativa, quindi analizzare il sentiment della recensione e tirarmi fuori dalla mia recensione dei punti di forza e dei punti i principali difetti che sono stati evidenziati, in modo da creare dei cluster. Quindi automaticamente io posso chiedere al sistema, partendo dalla recensione, se le recensioni sono positive o negative e se sono sia positive che negative, individuare i punti di forza e i punti di debolezza. Sui punti di debolezza l'azienda può poter lavorare per sistemarli, sui punti di forza magari il marketing vorrebbe puntare, no? E quindi automaticamente riesco ad ottenere queste informazioni, questi cluster e posso in qualche modo lavorare in maniera automatica eh, quelli che sono i feedback della mia clientela. Questo screenshot è particolarmente interessante perché ho fornito a GPT, al di là della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, una recensione sarcastica, quindi un tono complicato da individuare, dove effettivamente capire il tono ironico potrebbe essere una cosa su cui un sistema informatico potrebbe essere poco bravo e invece lui percepisce la recensione come molto negativa, un sentiment negativo della recensione, quindi riesce a gestire anche tipologie di linguaggio o altre cose un po' raffinate, insomma, se mi lasciate passare il termine. Ultimo esempio, e qui usciamo dal mondo GPT e andiamo praticamente in quella che è
il machine learning. Questo qui è un'altra applicazione possibile, ovvero gli algoritmi di previsione. Quindi io ho una qualsiasi tipologia di flusso. In questo caso ho pensato delle vendite in un negozio, voglio ottimizzare il mio magazzino e quindi avere dei rifornimenti, dei riapprovvigionamenti all'interno dei negozi, tale per cui non resto mai senza merce, ok? Per capire questa cosa è necessario capire quando effettivamente prevedo di vendere in futuro. Quindi sostanzialmente anche questa è un'immagine direttamente presa da Azure Machine Learning, quindi per spiegare un attimino come funziona. Infatti il sistema è anche low code, infatti come potete vedere sono solo dei blocchi logici, in realtà non c'è bisogno di scrivere codice, poi in realtà è barato perché all'interno di uno di questi blocchi logici c'è un po' di C Sharp, ma non lo diciamo a nessuno. Però sostanzialmente noi diciamo al sistema quali sono le mie vendite nelle date, quindi tutti i giorni quando ho venduto nello storico, e in più in questo modello che ho fatto per la presentazione gli ho chiesto, ho aggiunto il dato della capacità di spesa della popolazione, quindi il dato che da Banca Italia che ci dice quando è effettivamente il potere d'acquisto medio dei cittadini, quindi neanche particolarmente raffinato. Il sistema automaticamente prende lo storico più il dato che io gli do all'esterno e quindi mi elabora un modello previsionale dicendo in futuro venderai queste quantità in questi determinati periodi. Tra l'altro il sistema è abbastanza in gamba, se mi lasciate passare sempre il termine, di dividere la mia arco temporale in date più specifiche, cioè individua quello che è il periodo di Natale, individua quello che è il periodo di Halloween, le festività, il periodo estivo, il periodo, quindi la data viene letta in un contesto praticamente più ampio che serve ad analizzare determinati fattori che possono influenzare o meno le vendite, per esempio la parte più vicina all'elargizione degli stipendi, mentre la parte più lontana, quindi poi, che solitamente si coincidono con dei momenti di bassa vendita, dei momenti di alta vendita. Sulla prima schermata, quella di sinistra, il sistema di machine learning, quando passi dei dati, automaticamente ti dà quei piccoli graficini che ti mostra la distribuzione di quello che è la distribuzione dei dati. Infatti nel forecast si vede che con l'andare avanti nel tempo tende a scendere, maggiori sono i dati che io do a disposizione della mia I, più le mie previsioni saranno praticamente corrette in un modello sostanzialmente abbastanza banale. Quindi abbiamo visto in questo brevissimo excursus delle applicazioni pratiche, come avevamo detto all'inizio. Queste applicazioni riguardano tre tipologie diverse di machine learning, quindi cognitive per le immagini, GPT per la generazione generale di testo e machine learning per analisi previsionali. Qui al magazzino potrebbe essere su qualsiasi cosa. Finiti gli esempi, se ci sono delle domande o era tutto straordinariamente chiaro Ciao o Marco. vi ho Allora, addormentato. intanto grazie, se appunto ci sono delle domande fatele pure, usate pure anche la chat. E intanto complimenti per la somiglianza qua nella foto, quando l'hai scattata, molto recente, si vede. Si aveva i capelli un po' Ehm, più lunghi, poi li ho tagliati. sì, sì, li hai tagliati, no, si vede, si vede. Ti faccio io una domanda subito sull'ultima slide, sull'analisi predittiva, perché qua abbiamo fatto un esempio parlando di date di vendita, quindi alla fine stiamo andati a misurare il potere di acquisto, sostanzialmente, ma una cosa che contraddistingue l'intelligenza artificiale, in questo caso il machine learning, è la forte versatilità da un punto di vista di dati che puoi inserire. Quindi in questo contesto dell'analisi predittiva noi ci siamo limitati a delle vendite, però in realtà possiamo andare a inserire qualsiasi tipologia di dati, corretto? Sì, sì, allora più il modello è elaborato, sostanzialmente, più le previsioni sono corrette. Ora, al fine della presentazione ho solo messo il potere d'acquisto, che è un dato molto generico, però mi dà un'idea più o meno di quando è la capacità di spesa in base al periodo storico in cui ci troviamo, se sei in recessione o sei in una fase di boom economico. Si potrebbe inserire, per esempio, i dati del meteo, che su alcuni specifici settori possono essere impattanti. Se ho una gelateria, se nevica, molto probabilmente venderò poco gelato, no? Oppure posso inserire molti altri dati, come per esempio
questioni che riguardano per esempio la geopolitica o tutta un'altra serie di cose. Per più informazioni a disposizione del modello, più praticamente il machine learning mi tirerà fuori una serie di regole, tornando alla questione delle regole, che sono più calzanti per quello che è il mio business. Quindi assolutamente si possono inserire tutti i dati che uno ha a disposizione. Poi il vero problema è recuperare i dati, però questo poi è uno sport un po' diverso, insomma. Però sì, assolutamente corretto. È anche ovvio il contrario, che se io tolgo anche, per esempio, il potere d'acquisto della popolazione, metto solo il mio storico delle vendite, avrò una previsione basata sullo storico. Poi abbiamo una pandemia e guarda caso sarà disattesa, non so, per dire. Okay, abbiamo anche una domanda in realtà molto interessante perché c'entra un punto, non da sottovalutare. Elisa ci chiede: quali sono i consigli per iniziare a pensare di introdurre l'intelligenza artificiale in azienda, tenendo sotto controllo la sicurezza informatica? Ok, allora per quanto riguarda quelle che sono le cose da pensare per iniziare un processo è dire molto semplicemente, ok, quale processo io potrei ottimizzare o rendere più snello grazie all'intelligenza artificiale. Questo ovviamente non è in funzione di quante persone posso sostituire per metterci, perché come abbiamo detto all'inizio, nel flusso del progetto servono delle figure per monitorare e seguire, anche perché come per l'esempio di Cricco, l'intelligenza artificiale può fornire anche dei dati sbagliati, quindi serve comunque qualcuno che controlla. Quindi quello assolutamente cercare di individuare a livello di fantasia quelli che sono i processi che in qualche modo io posso ottimizzare, snellire o rendere. Per la sicurezza informatica questo è un bel problema. Innanzitutto tutti questi sistemi che ho mostrato oggi sono integrati all'interno del cloud Microsoft Azure, quindi rispondono a tutti i canoni di sicurezza di Microsoft Azure. La stessa cosa vale per Google o tutti gli altri concorrenti, anche perché, come dicevamo all'inizio, è complesso che io possa crearmi dell'intelligenza artificiale in casa, quindi sostanzialmente mi devo basare su dei data center e quindi le loro policy di sicurezza. Il vero problema qui è il dato, quindi garantire la sicurezza del dato, cioè anonimizzare quelli che sono i dati. Se per esempio io l'analisi previsionale, invece di farla in generale sui magazzini, voglio farla sul singolo cliente per customizzare delle campagne di marketing, per esempio, è molta buona norma anonimizzare il dato e non pubblicare il fatto che Marco la Camera ha comprato l'anello all'amante nel punto X, no? E quindi chiaramente questo è un aspetto particolarmente importante, l'anonimizzazione e il compliant con la norma GDPR, visto che all'interno dell'Unione Europea abbiamo anche un ecosistema di legislazione molto rigida. Okay, grazie. Ora in attesa di vedere se c'è un'ultima domanda, ti chiedo io una curiosità e poi direi che siamo arrivati al tempo che avevamo pianificato. Ritornando all'esempio di Cricco Cracco, quindi riconoscimento degli scontrini, Elisa dice che hai risposto alla domanda sulla sicurezza informatica Ok. e io ti chiedo, nell'esempio del riconoscimento degli scontrini, se puoi tornare alla slide per favore ci Sì. aiuta a capire quello che ti voglio chiedere. L'output, oltre a riconoscere i vari importi e nomi, ci restituisce delle percentuali. Mm. Ci vuoi dire brevemente che cosa sono queste percentuali? Sì, allora, queste percentuali praticamente è quando l'intelligenza artificiale è confident del fatto che ha capito bene. Praticamente, come dicevamo, il sistema apprende, quindi più dati a disposizione, più migliora il suo apprendimento. Questo vuol dire che quando l'intelligenza artificiale mi dà una risposta di qualsiasi tipo, vale anche per GPT quando gli faccio una domanda e lui mi genera un testo, nell'API, perché in ChatGPT questa cosa non si vede, c'è sempre rappresentato quanto l'intelligenza artificiale è confident su quello che ti ha detto. Quindi in questo caso ci dice che lui legge Cricco e ne è sicuro al 97,90%, mentre per esempio con la data della transizione è sicuro al 99% o 98% per quanto riguarda il totale. Addirittura abbiamo passato anche degli scontrini scritti a mano, lui riesce a riconoscere la cifra, chiaramente la percentuale di confident scende. Questo si può decidere sempre in fase di implementazione di un programma quando voglio prendere un dato.
Se mi rendo conto che un dato ha una percentuale di confidence molto bassa, potrei decidere a livello di software di scartarlo, oppure di chiedere una foto migliore o di chiedere di chiarire meglio quello che potrebbe essere la cosa. Però qualsiasi output di un'intelligenza artificiale ha sempre con sé una percentuale di quando l'algoritmo è sicuro di quello che sta dicendo. Questa è una cosa molto importante che solitamente si tende un po' a non considerare, diciamo, che si prende per oro colato tutto quello che dice, quando in realtà è un attimino più complesso, E insomma. la percepisco molto interessante anche nell'ottica dell'approccio al progetto che è ciclico e quindi questa parte poi ci consente di continuare le indagini, migliorare i dati, gli output e quindi Anche perché dare molto spesso se la qualità dei dati non è ottimale per implementare un progetto, non se ne accorge all'inizio, cioè al di là di una prima scrematura, ma quando ottieni i primi output cominci a ragionare anche sui dati che gli hai dato e molto spesso capisci che è necessario modificare, implementare, aggiustare. Quindi appunto è un approccio circolare del progetto che necessita di di un costante monitoraggio, ecco. okay, grazie mille. Allora, al netto del fatto che non ci sono arrivate altre domande, siamo 2, 3 minuti fuori oltre il limite, Alice dimmi tu se sei d'accordo potremmo iniziare a chiudere. Assolutamente. Congediamo insomma i nostri ospiti, tutti i partecipanti. Ringrazio Marco per l'approfondimento e tutte le delucidazioni assolutamente pratiche in quella che può essere l'applicazione appunto di questa nuova tecnologia quale l'intelligenza Nuovo. artificiale, "nuova" tra virgolette, perché ormai appunto come abbiamo No, detto in spero principio che ci siano stati gettonatissima. degli spunti utili anche per cominciare a pensare che non è qualcosa che riguarda solo le grandi mega aziende, ma che gli strumenti in realtà sono anche un po' alla portata di tutti e che magari potrebbero darci quel quid in più per essere un po' più competitivi, ecco. E colgo l'occasione su questo che stai dicendo tu per rispondere anche al volo a Lucia, che giustamente fa questa domanda. È possibile che in azienda questa realtà possa spaventare soprattutto i dipendenti che verranno demandati ad ulteriori mansioni? Sì, e infatti è quello che dicevo prima, cioè capire, e spiegare alle persone di come funziona. Cioè se è un ufficio marketing che si occupa di scrivere le descrizioni dei prodotti, io lo faccio fare a GPT, non è che quelle persone vanno a casa, il senso è che quelle persone saranno demandate al controllo di quello che sta facendo GPT, quindi liberando spazio per fare magari altre cose. Quindi, al momento non siamo ancora al punto da dire, il sistema può sostituire completamente le persone, ma le persone comunque dovranno svolgere un ruolo differente e se uno in azienda comincia un progetto di intelligenza artificiale, proprio perché ci sono questi pregiudizi, è importantissimo fare la parte in cui spieghi quello che sta succedendo, quello che succederà e come succederà. E questa è una parte importantissima, proprio per governare, questo senso di angoscia che accompagna l'intelligenza artificiale. Però sì, è assolutamente legittimo come dubbio e è una cosa che va attenzionata. E aggiungo, è sempre l'uso intelligente della tecnologia che va fatto, perché bisogna poi controbilanciare quello che è l'invenzione da parte dell'uomo e l'utilizzo poi che ne fa. Questo in Quindi generale. ma questo è un aspetto che noi tendiamo sempre a sottolineare, anche per chi per esempio ci segue, no, sui nostri canali. Molto spesso siamo usciti proprio con delle rubriche dedicate al fatto di, in qualche maniera, umanizzare la tecnologia, perché è un po' il timore che si ha a prescindere, sul fatto che si possa andare a sostituire a quelle che sono le nostre mansioni, ma è tutto starne a fare un uso appunto intelligente. Comunque, valutazioni a parte, grazie davvero a tutti i partecipanti, a Marco, alle domande insomma che sono state poste. Vi invito poi ovviamente sempre a seguirci su tutti i canali, perché questo è solo il secondo di quelli che sono degli appuntamenti digitali e formativi che Dayflowing mette a disposizione insomma per tutto il suo pubblico e ci aggiorniamo prestissimo. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a tutti. Buona Grazie a giornata a tutti e tutti. tutte.